Ciao amiche e amici del canale, bentornati. Oggi parliamo di questa fortunata serie televisiva. Non parlerò della carriera di Ron Howard perché ci vorrebbe un video apposta, magari lo faremo un'altra volta. Bene, cominciamo. Happy Days è una situation comedy televisiva statunitense di grande popolarità e successo, andata in onda in prima visione negli Stati Uniti d'America dal 15 gennaio 1974 al 24 settembre 1984 sul network TV ABC. La serie, creata da Gary Marshall, presenta una visione idealizzata della vita statunitense a cavallo tra gli anni 50 e 60. Il telefilm, ambientato a Milwaukee, è imperniato sulle vicende quotidiane della famiglia Cunningham. La serie narra le vicende di una famiglia borghese degli anni 50 e 60 che vive nella città di Milwaukee nel Wisconsin, come dicevo prima. Vi vengono rappresentati la vita, l'amicizia, l'amore, le feste, il cinema, la cultura, la musica, l'esilarante divertimento e lo stile di vita di quella generazione di adolescenti statunitensi che hanno vissuto il sogno americano nella luminosa e prospera epoca degli anni 50 e primi anni 60. Quella stessa epoca compresa fra la fine del coinvolgimento statunitense della guerra di Corea e la vigilia di quello nella guerra di Vietnam. In maniera forse un po' stereotipata viene presentato il modello dell'American Way Life nei suoi aspetti più positivi, nelle innumerevoli avventure di Ricky, Pozzi e Ralph, la guida del gruppo Fonzie, la famiglia Cunningham e una miriade di altri personaggi che compaiono con l'avanzare della serie. La famiglia Cunningham è composta da Howard, interpretato da Tom Bosley, proprietario di un negozio di ferramenta, da sua moglie Marion Ross, casalinghe dei figli Charles, detto Chuck, Gavan O'Earley, Richard, detto Ricky, Ron Howard, Johnny, interpretata da Erin Moran. Il figlio maggiore Chuck appare sporadicamente nel cast solo durante la prima e la seconda stagione, interpretato da due diversi attori, Gavan O'Earley e Randolph Roberts, per poi scomparire senza spiegazioni, lasciando solo i due figli minori in età adolescenziale. Il quadro è completato dai migliori amici di Ricky, Ralph Malph e Warren Weber, detto Pozzi. In particolar modo il secondo avrà dapprima un ruolo maggiore del primo, in quanto sarà identificato nelle prime puntate come il miglior amico di Ricky e inizialmente sarà l'unico dei due a comparire nella sigla iniziale. E soprattutto da Arthur Fonzarelli, detto Fonzi, o anche De Fonz nella versione originale, meccanico rubacuori con più di un tocco alla James Dean, che all'inizio della terza stagione andrà a vivere in un piccolo appartamento ricavato sopra il garage dei Cunningham. Nato come tipico duro e delinquente giovanile anni 50 di poche parole, che avrebbe dovuto avere un ruolo marginale nel telefilm per dare un tocco di realismo maggiore, il personaggio, visto il successo che riscuote presso il pubblico, si trasformerà ben presto quasi in un membro della famiglia Cunningham, che fa da mentore a Ricky grazie alla sua maggiore esperienza, prendendo un ruolo che dovrebbe essere del fratello maggiore Chuck. L'episodio che chiude la serie vede riunito il cast al completo nel giorno del matrimonio tra Johnny e Chucky, facendo riapparire diversi vecchi personaggi che mancavano da molto tempo, compreso Ricky. Il finale è affidato a Howard Cunningham, il cui brindisi riassume col tipico tono nostalgico della serie i buoni sentimenti che l'hanno caratterizzata e termina augurando Happy Days a tutti, pubblico televisivo compreso. Ora vediamo qualche curiosità su questa amata serie TV. Numero 1. La serie originaria. Love American Style and New Love American Style è una serie televisiva statunitense di 108 episodi, trasmessa per la prima volta nel corso di 5 stagioni, dal 1969 al 1974. È una serie televisiva di tipo antologico in cui ogni episodio rappresenta una storia a sé. Molti sono episodi pilota di serie televisive che non avevano superato la fase di test e non erano state prodotte. La serie generò con l'episodio 22 della terza stagione del 1972 Love and the Happy Days, uno degli episodi pilota rifiutati, la serie di grande successo Happy Days. Esso aveva già tra gli interpreti Ron Howard e Anson Williams nei ruoli di Ricky e Pozzi e Marion Ross nel ruolo di Marion Cunningham, mentre Howard Cunningham era interpretato da Aaron Gould, Johnny da Susan Neer e Chuck da Rick Carrot.
Numero 2, la serie animata. Tra il 1980 e il 1981, Fonzie e la Happy Days Gang venne creata dalla Hanna-Barbera, una serie animata che riguarda a Happy Days, vale a dire Fonzie, Ricky e Ralph, coinvolti da una ragazza proveniente dal futuro, si ritrovano a viaggiare attraverso una macchina del tempo cercando di ritornare nella Milwaukee del 1957. I protagonisti della serie a cartoni animati sono gli stessi della sitcom. Numero 3, il musical. Nel 2007 è stato prodotto un musical intitolato Happy Days, a New Musical, opera di Gary Marshall con musica e libretto di Paul Williams e arrangiamenti di John McDaniel. La versione italiana del musical, portato in scena dalla Compagnia dell'Arancia, è stata diretta dal regista italiano Saverio Marconi. Numero 4, saltare lo squalo. Coniato dal critico John Hayne, l'espressione saltare lo squalo è utilizzata per indicare il momento in cui una serie cinematografica o una serie televisiva inizia a abbassare il suo livello qualitativo, facendo venir meno la verosimiglianza della storia e l'interesse dei fan. Il termine fu coniato dopo l'episodio di apertura della quinta stagione, Fonzie il nuovo James Dean, terza parte, trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti il 20 settembre 1977. In tale episodio, che vede i protagonisti in trasferta a Los Angeles, Arthur Fonzarelli, detto Fonzie, pratica sci nautico, indossando un costume da bagno e l'immancabile giacca di pelle, e per dimostrare il suo coraggio scommette di riuscire a saltare uno squalo. Numero 5, la sindrome di Fonzie. È un fenomeno mediatico che indica l'inatteso e non pianificato successo di un personaggio minore di una serie televisiva, una saga cinematografica, un fumetto, un romanzo, un videogioco. Il successo si può quantificare sia in termini di effettivo gradimento del personaggio, sia della misura in cui esso riesce a diventare oggetto di attenzione e finanche di imitazione. Tale fenomeno prende il nome da Arthur Fonzie Fonzarelli, in origine personaggio di secondo piano dell'universo narrativo della serie televisiva, ma che iniziò a prevalere quando il protagonista della serie, Ricky Cunningham, fu via via relegato dagli autori della serie a ruoli di contorno per via del fatto che il suo interprete, l'attore Ron Howard, aveva nel frattempo iniziato la carriera di regista. Numero 6. La sindrome di Chuck Cunningham. Con il termine si intende in un'opera televisiva la scomparsa di un personaggio inizialmente presente senza che venga fornita alcuna spiegazione. Infatti inizialmente c'era anche un fratello maggiore di Ricky, come ho detto prima, Chuck appunto, che poi sparisce dalla serie senza spiegazioni. Numero 7, gli spin-off. Numerose sono state le serie create in seguito alla comparsa nella serie. Laverne e Shirley aveva come protagoniste Laverne De Fazio e Shirley Finney, coinquiline ed entrambe impiegate in una locale fabbrica di birra, già comparse in alcuni episodi di Happy Days come ragazze di Ricky e Fonzie. La serie aveva la stessa ambientazione di Happy Days, cioè stessi anni e stessa città, Milwaukee. Almeno all'inizio della stessa stagione le protagoniste si trasferivano a Burbank, in California. In America ricevette un vastissimo consenso, superando la serie madre negli ascolti, arrivando a durare addirittura 8 stagioni, dal 1976 al 1983 negli USA, raggiungendo per 2 anni di seguito il primo posto negli ascolti, e tanto da generare a sua volta un altro spin-off, la serie animata Laverne e Shirley in the Army, mentre in Italia è andata in onda su reti locali ed è meno conosciuta. Altro spin-off, Le ragazze di Blansky, Blansky's Beauty, il titolo originale, andò in onda per una sola stagione, 13 episodi trasmessi negli USA nella prima metà del 1977 e in Italia l'anno dopo sul secondo canale. La Blansky del titolo è Nancy Blansky, cugina di Howard Cunningham, proveniente da Las Vegas, che compare in un episodio di Happy Days, mandato in onda una settimana prima del lancio delle ragazze di Blansky, naturalmente negli Stati Uniti. Nonostante questo, la serie non si svolgeva negli stessi anni di Happy Days, ma nel presente di allora, cioè nel 1977. Nella serie comparivano Pat Morita e Roz Kelly negli stessi ruoli interpretati di Happy Days, cioè rispettivamente Arnold e Pinky Tuscadero. Nonostante sarebbero dovuti essere passati una ventina d'anni dai tempi di Happy Days, i due recitavano senza trucco che li invecchiasse nella finzione scenica, quindi
apparivano identici rispetto a 20 anni prima. Compariva inoltre Eddie Mecca nel ruolo di Joey De Luca, cugino di Carmine Ragusa, un personaggio della serie Laverne e Shirley, interpretato dallo stesso Mecca. Tra i protagonisti della serie vi erano Linda Goodfriends e Scott Baio, rispettivamente nel ruolo di Ethel Sunshine Acalino e Anthony De Luca, che dopo la fine della serie confluirono nel cast di Happy Days, rispettivamente come Lori Beth e Chucky, a partire dalla quarta stagione 1977-1978. Gary Marshall credeva molto nel progetto e provò a riproporlo l'anno dopo con una nuova serie, Attenti ai ragazzi, Who's Watching the Kids, che riproponeva praticamente la stessa trama, gli stessi personaggi principali anche se con i nomi cambiati e gli stessi autori, delle ragazze di Blensky. Per interpretare tale serie la Goodfriend e Baio lasciarono temporaneamente Happy Days, ma ben presto vi tornarono, dato che essa, come già le ragazze di Blensky, fu un insuccesso, una decina di episodi andati in onda nell'autunno del 78 negli USA. Mork e Mindy, trasmesso tra il 1978 e il 1982. L'alieno Mork appare in una puntata di Happy Days, interpretato dal compianto Robin Williams. Out of the Blue, andata in onda per una sola stagione di 9 episodi nell'autunno del 1979, il protagonista era Random, un angelo custode interpretato da Jimmy Brogan. L'anomalia consiste nel fatto che il personaggio comparve in un episodio di Happy Days, ma quando Out of Blue era già trasmessa è giunta la seconda puntata. Per questo qualche critico preferisce parlare di crossover, mentre altri preferiscono considerarlo uno spin-off basandosi non solo sulla cronologia della messa in onda, ma sulle caratteristiche e il tono dell'episodio di Happy Days che ospita Random, Chucky e Soul, il secondo della settima stagione, ritenuti più consoni a quelli di un episodio ideato per dare origine a uno spin-off piuttosto che di un crossover. Jenny e Chucky. In concomitanza con la 10ª stagione di Happy Days andò in onda lo spin-off Jenny e Chucky, Jenny Loves Chucky in originale, che racconta la vita di coppia di due mentre cercano di sfondare come musicisti a Chicago. Tra i protagonisti già personaggi di Happy Days, in tale serie comparivano anche Louise Arcola del Vecchio e Alfred del Vecchio, sposatisi nella serie originale. Ebbe scarso successo e fu chiusa dopo 2 stagioni molto brevi, una di 4 e l'altra di 13 episodi, mandata in onda nella primavera del 1982 e in quella del 1983. I protagonisti ritornarono a recitare in Happy Days nella stagione successiva, l'11ª e ultima della serie. Curiosità numero 8, Fonzie non sapeva andare in moto, era terrorizzato. Harry Winkler, quando doveva girare le scene di moto per Arthur Fonzie, sempre a cavallo di un bolide, l'attore non sapeva guidare e utilizzava una piattaforma trainata da un camioncino su cui adagiava sempre la sua famosa Triumph TR5 del 1949, venduta poi all'asta per 159.300 euro. Numero 9, ruolo di Fonzie nella serie. Nella prima stagione, personaggio minore, divenne enormemente popolare ed assunse presto il ruolo di punto focale della serie, diventando un miglior amico del protagonista Ricky e mettendo in ombra Pozzi, che inizialmente aveva quel ruolo. Oggi, dopo essere stato attore, produttore e regista, Harry Winkler scrive anche favole per bambini. La fortunata serie di libri che ha per protagonista Hank Zipper, un ragazzino di 9 anni affetto da dislessia, come fu l'autore stesso. Arrivò negli Stati Uniti figlio di 2 immigrati tedeschi di origine ebraica a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Numero 10, Pozzi Weber. Anson Williams, l'attore che interpreta Pozzi, nato Anson William Heimlich, è nipote del medico che inventò la manovra antisoffocamento che prende il suo nome, di Heimlich appunto. Come si vede nella serie, è più che altro cantante, poi regista e attore, anche imprenditore. Infatti dopo la fine di Happy Days, Williams si dedica agli affari, aprendo dapprima una catena di ristobar chiamati Big Al, insieme al suo ex collega attore Al Molinaro, che nel telefilm interpretava Alfred del Vecchio, il proprietario del locale Arnold's. Tuttavia la catena fallisce nel 1990, quindi Williams si dedica a nuovi affari, fondando prima una ditta di cosmetici, la Star Maker, poi lavorando per la tutela dei marchi registrati delle piccole imprese statunitensi.
Sempre alla fine degli anni '80 inizia la sua carriera come produttore cinematografico e come regista di film TV e innumerevoli sitcom televisive statunitensi fra le più note. Nell'ottobre 1999, insieme a Don Most, che interpretava Ralph Malph, fa visita in Italia all'Happy Days Fan Club e è ospite della trasmissione televisiva Meteore. Bene amici, per oggi abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto mettetemi un like e fatemelo capire. Al prossimo video, a presto. Ciao, grazie per la visione.